Gravel, 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 gravel da corsa, gravel da viaggio. Però quante volte avete cercato la gravel invece che vi consente di fare tutto e quindi essere versatile, portarvi nei lunghi viaggi, ma anche avere una geometria e un design un po' più racing? Ecco, è per questo che adesso noi vi portiamo alla scoperta della Focus Atlas. Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Siamo in un contesto veramente desertico e anche il nome della bici che stiamo per farvi vedere e raccontarvi è collegato all'esotico, al viaggio, all'avventura. Non si tratta di una bici esclusivamente progettata per il racing, non si tratta di una bici progettata esclusivamente per l'adventure, ma a qualcosa che vi porterà ovunque, sia a esplorare che a gareggiare. Questo modello di Focus ha un telaio che è veramente solido, quindi pronto a qualsiasi tipo di utilizzo. I tubi sono quelli massicci da Panzerwagen tedesco, lo dimostra sia il tubo obliquo che i tubi della forcella. In questo caso l'allestimento è un allestimento Atlas 8.8, quindi tutte le tubazioni sono realizzate in carbonio. Però, come fa Focus, in questo catalogo di Atlas c'è anche una denominazione più bassa, che è quella con un telaio in alluminio, la serie 6. Atlas, come dice il nome, vuole portare il gravelista lontano, lo vuole fare con i suoi punti di fissaggio sparpagliati per tutto il telaio, ma lo fa anche con una proposta ben diversa da quello che fanno gli altri, ed è avere una linea molto più aggressiva. Il design qui è oltre che minimalista, perché questo telaio ha veramente dei tubi puliti, una linea solida e molto austera, lo fa anche appunto con una miscela racing. Nel pentolone della Atlas ci hanno messo veramente di tutto, ed è per questo che questa bici secondo noi è una di quelle bici, lo diciamo già da ora, pensate proprio per l'utente che con la gravel non vuole limitarsi, vuole andare lontano, ma vuole anche spingere sui rettilinei e magari buttarsi in qualche griglia. È un utilizzo che è molto vicino a quello di Pianeta Mountain Bike, e quindi per questo abbiamo realizzato questo test. Abbiamo avuto la Atlas appunto in allestimento 8.8 e in taglia M. Io sono alto 1,73 m e questa devo dire che è stata subito la taglia perfetta per me. Scendiamo però nei dettagli del test e anche della posizione dopo. Allestimento 8.8 è uno degli allestimenti intermedi, non c'è un cavo che si intraveda, lo si vede qua perché c'è il tubo, appunto c'è la guaina del freno, e lo si rivede solamente nei terminali posteriori dei foderi bassi, quindi in prossimità del freno posteriore, della pinza posteriore e del cambio, in questo caso un cambio GRX 800 11 velocità con doppia anteriore. Ovviamente è riuscita con il suo sistema di massima integrazione dei cavi attraverso il attacco manubrio e dentro al telaio, e questo è il CIS, Cockpit Integrated Solution, una soluzione molto pulita che rende il design ancora più accattivante. Non c'è nulla fuori posto nel telaio di questa Atlas, ed è per questo che già quando l'ho vista inizialmente ho pensato che potesse essere quasi più racing che adventure. Nel gravel, che sia da viaggio, che sia racing, che sia d'avventura, ci vogliono comunque le geometrie moderne. Angolo di sterzo è a 70 gradi e mezzo, un valore generoso per quanto riguarda l'anteriore. Il tubo di sella è inclinato invece a 73 gradi e mezzo, quindi anche qua una buona verticalizzazione della sella. Poi c'è il triangolo posteriore che ha invece una lunghezza del fodero basso di 425 mm, aspetto che è stato cercato per avere reattività, agilità anche in curva e un posteriore molto compatto. Cosa interessante che viene proprio dal mondo della mountain è la scelta di avere una battuta posteriore boost, per avere anche una buona dose di rigidità complessiva posteriore e per una migliore campanatura. Altro aspetto interessante delle geometrie
è il valore di reach, che in taglia M è di 395 mm. Nella mia collocazione in sella non mi sono trovato poi così abbondante, anzi devo dire che in certe situazioni mi sono anche sentito di dover arretrare un pochino rispetto alla posizione più centrale e appunto avanzata. Quindi secondo me questa misura di reach non è eccessivamente abbondante, è abbastanza equilibrata per riuscire a far stare in sella gente come me, quindi che è al centro pieno di una M, e anche chi magari può aver bisogno di una L come Sabba. Parliamo un attimo di allestimento prima di passare alle fasi di test, perché abbiamo detto questa è la 8.8, quindi una fascia intermedia. Gruppo, si tratta di un gruppo Shimano GRX 810 2x11, quindi all'anteriore si ha una corona 46x30 e dietro 11x34, ruote da 28 con dei copertoni 45. Gruppo frenante è sempre della serie Shimano GRX 810, pinze flat mount, quindi in termini di frenata la qualità è veramente alta. Le leve ovviamente sono delle leve GRX, sempre del gruppo 810, quindi la finitura più elevata. Ruote DT Swiss X 1900 con dei mozzi DT Swiss 370. Abbiamo detto appunto al posteriore presenta una battuta boost. In questo test mi sono ritrovato a pedalare per lunghissime escursioni, anche 90 km per 2400, trascinato da amici che dopo quell'uscita sono meno amici indubbiamente, e altre uscite minori. Nel collocarmi in sella mi sono trovato bello centrato, anche se appunto avevo un po' questa paura di trovarmi lungo, invece ho trovato una posizione subito bella centrata, bella bilanciata. L'attacco è un attacco generoso del manubrio, 90 mm. Subito però ho trovato un'impostazione molto racing, perché ci si trova bilanciati, abbastanza verticalizzati sulla sella, ma tanto caricati in avanti. Lo sterzo, anche se io l'ho lasciato alto per ovvie dinamiche di test, porta a una posizione di dislivello sella manubrio, beh, diciamo abbastanza abbondante, e una posizione proprio delle braccia, delle mani sul manubrio da quasi stradista. Io mi sono abituato nel tempo con le gravel ad avere anche una presa un po' più larga, qui invece non c'è tantissimo flare. Nel guidato infatti questo aspetto a me, per esempio a noi che veniamo dalla mountain, forse fa un po' strano, è più vicino invece al concetto di strada, e quindi quando mi sono trovato per esempio su lunghi drittoni, su discese anche meno guidate, più polverose da farsi cullare da una curva all'altra, lì questo tipo di drop del manubrio e soprattutto questa poca inclinazione verso l'esterno sono di molto effetto, sono di molto aiuto. Nelle discese invece un po' più tecniche avrei voluto qualche gradino in più di flare, già che mi dà un po' più di fiducia e controllo, soprattutto anche nelle frenate, perché qua il drop è abbastanza consistente, non è molto schiacciato, e quindi anche in presa bassa, io guido principalmente presa bassa sulla gravel, si arriva con facilità alla leva ma con un dito, che è una sensazione molto vicina alla mountain. Voi direte perché non utilizzi la presa dall'alto? Avete ragione anche voi, ma quelle due dita che sono appoggiate là sopra così, soggette a qualsiasi tipo di sollecitazione, non mi hanno mai dato nessun tipo di sicurezza. Quindi si possono usare anche dall'alto questi freni e ci si arriva grazie anche all'ergonomia delle leve GRX con due dita posizionate sopra, però diciamo che io preferisco la presa bassa. Bella però la sensazione di questa bici quando ci si trova a spingere, a far girare le ruote in maniera decisa sui drittoni e appunto sui rettilinei che si trovano anche nelle lunghe percorrenze. Diciamo che si riesce a seguire proprio un bel flow e la bici si fatica quasi a sentire sotto, è molto scorrevole in quei tratti. Questa posizione che appunto è una posizione molto compatta anche nell'anteriore dà possibilità anche di tagliare un po' meglio l'aria, essere più aerodinamici, andare a cercare anche un po' più di aerodinamicità. Quindi da questo punto di vista la bici è veramente super reattiva, scattante. Il posteriore è un posteriore che segue costantemente, che è molto stabile, diciamo la trasmissione di potenza è molto effettiva. Con la doppia sono riuscito a gestire
determinati tratti anche di salita e di falsopiano che con la monocorona non so se sarei riuscito a ottenere. All'anteriore appunto la corona da 46 è una corona molto polivalente, si riesce a spingere con un po' di gamba anche su falsopiani. Sulla corona invece più piccola si possono affrontare delle salite molto ripide e molto tecniche. Per me in questo allestimento, che è comunque pensato per il viaggio e per l'avventura, avere una doppia dà un valore in più. Con il gruppo GRX 810 completo ci si salva dappertutto e soprattutto si riesce a guidare sicuri e anche veloce in discesa. Ho detto che questa Atlas è rigida, che è reattiva. L'ho sentito tanto in pianura perché si riesce a spingere sui drittoni in maniera proprio bella costante, efficiente, riesce a seguire tanto il gesto proprio di erogazione. L'ho sentito in salita, anche sul ripido è riuscita a seguire bene quello che avevo intenzione di fare, soprattutto nelle pendenze, quelle un po' più forti, quindi anche lì l'Atlas è veramente comportata bene, però a tratti la Focus Atlas ci è sembrata quasi troppo rigida. Lo abbiamo avvertito principalmente in discesa, perché la discesa ci piace e piace anche ai gravelisti. A noi forse piace un concetto di discesa anche un po' più extreme, ci piace una discesa un po' tecnica. Con la Atlas siamo riusciti ad affrontare tutto, ma in certi punti ci siamo sentiti un po' al limite. Anzitutto la cosa che mi sarebbe piaciuto provare su questa tipologia di bici è una sezione di copertoni un po' più abbondante. Il 45 ci sta, anzi se ne fate un utilizzo magari appunto più di viaggio, in cui volete risparmiare un pochino di peso, volete meno contatto sulle superfici e soprattutto se fate tanta strada bianca, quindi bella battuta, questo tipo di copertone è perfetto. Tra l'altro il VTB montato qui su queste DT Swiss ha una buona scorrevolezza, però indubbiamente un volume di questo genere in discesa si sente, e quindi io avrei voluto un copertone con un po' meno tassello, però con un po' più di volume. Si sente sempre una sterzata precisa e su questo non si può dire niente. Si sente un'ottima stabilità proprio dell'anteriore e si sente una grande stabilità del posteriore. Quando si tratta di tecnico l'Atlas fa un po' lo stambecco, quindi scalcia un po' troppo, anche con pressioni ovviamente da gravel. Ho girato, diciamo che non ho girato troppo basso perché appunto il rischio di bucare è sempre dietro l'angolo, però ho girato intorno ai 2 bar al anteriore, 2,2 al posteriore, per avere un buon compromesso tra scorrevolezza e guidabilità. E questa bici appunto, avendo un telaio così solido, non fa quell'effetto di gracilino, di bici che fa rumore quando si scende. È una bici solida, è una bici massiccia, e anche questo posteriore con la battuta boost si sente per quanto riesce a offrire in termini di stabilità. La bici è una bici super pronta perché si riesce a entrare nelle curve belli decisi. Opzione dropper, questo tipo di concetto di bici non ha bisogno di troppi fronzoli, quindi presa una bici di questo genere si va, si cerca il drittone, si cerca l'avventura, si cerca il viaggio. Si possono caricare fino a 130 kg su questa bicicletta, quindi un'infinità di borse per stare 3-4 notti fuori. È quello il suo scopo. Andare a cercare un dropper vuol dire pensare a un altro utilizzo, quindi anche il manubrio flare, come ho detto prima, ci può stare, però proprio per andare ad ammorbidire un po' quell'anteriore, perché anche questo tubo che potete vedere di sterzo così alto dà una bella dose di rigidità, che in termini di precisione per esempio sullo scorrevole fa la differenza, perché appunto si riesce a entrare bene nelle curve e si esce con grande stabilità. Il prezzo secondo me è equilibrato, perché qui abbiamo un telaio completamente in carbonio, pensato per un utilizzo adventure racing, diciamo all round, categorizzata 2, quindi si può veramente fare tanto, e ha un prezzo di 3.600 euro, quindi con un gruppo Shimano 2x11, con l'impianto frenante Shimano. Sì, non ha una ruota in carbonio, magari quella seguiteci anche su questo canale perché andiamo proprio ad approfondire anche questo tema, però quello può essere un buon upgrade, e può essere un buon upgrade sia il dropper che il manubrio. Però diciamo che
presa questa bici si è pronti a partire. Per chi è la Focus Atlas, intanto vi rimandiamo anche al nostro articolo per avere più dettagli e per capire anche qualcosa di più sugli altri allestimenti. È esattamente il prototipo di bici gravel che prenderei, perché io non sono un mega amante delle bici adventure, quindi prese per solo fare 4-5 notti in giro, ma voglio anche la leggerezza. A me piace la dinamicità di una bici, voglio che sia reattiva, che sia agile e che quando mi metto a menare su qualche drittone sappia reagire. A me piace quello, quindi in questo format ci sono tutte e due le anime della gravel, per me e per tutti quelli che vogliono cercare una gravel che non limiti le scelte, quindi che non limiti la vacanza in Corsica oppure la specorata con gli amici stradisti, perché qui mettendoci una bella ruotina con un po' di profilino alto in carbonio, anche se ci sono questi tubi così spessi della Forcella, si riesce a dare di quelle rasoiate veramente tremende. Però vuoi avere in garage qualcosa che tu, come i Lego, aggiungi un tassello, levi un tassello e lo rendi pronto già al prossimo concetto che hai in testa, alla prossima avventura. Dopo questa filosofia intorno al concetto di gravel che ruota per me intorno alla Focus Atlas, vi lascio con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, che sono mettere un bel like a questo video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale, arriveranno altri contenuti anche sul gravel e come sempre raga, gas aperto, piegateli questi stradisti anche con la gravel, piegateli. E qui va via il sole, chissà perché sto andando lungo